Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto semplice, non è nient'altro che una sciarpina estiva di cotone che io ho voluto realizzare a misura di sciarpina, ma in realtà si può alzare, allargare, farla diventare una stola. Il punto è semplicissimo e l'ho fatta con la tecnica delle due metà, quindi ne ho lavorata una metà e sono andata a finire con questi ventaglietti, dopodiché ho tagliato il filo, ho ripreso la sciarpa dall'altra parte, ho lavorato l'altra metà. In questa maniera non c'è bisogno di rifiniture, resta smerlata. Mi piace tantissimo questa tecnica da lavorare con questi punti che alla fine restano già rifiniti da soli. Sì, è vero, bisogna tagliare il filo una volta, però alla fine se non dobbiamo rifinire, non dobbiamo mettere frange, non dobbiamo inventarci punti particolari per poter dare una linearità al bordo, alla fine risparmiamo anche tempo. È una sciarpa che nonostante le dimensioni, perché è 25 cm per circa 170, dove ho usato pochissimo filato, ho usato un solo gomitolo di questo filato che è della Ellison and May, è il Twisty Yarn, che è la composizione del 49% cotone, 46% acrilico e il 5% restante poliestere. Sono gomitoli da 150 grammi per 450 metri di prodotto e li trovo nei discount Action. Tra l'altro hanno un prezzo veramente vantaggiosissimo. Adesso non ricordo con precisione, forse 3,69 € per questo gomitolone, che ovviamente io non ho, l'ho usato, però ho fatto una foto, ve la lascio nella copertina. Quindi con meno di 4 € vi fate la vostra sciarpa. Che ho lavorato con l'uncinetto numero 4, dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice e un ago da lana per nascondere le codine. Vi farò un campione con un altro filato, ovviamente, perché l'ho usato tutto e non ce l'ho più. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6 più 1. Andrò a montare 24 catenelle per fare questo campione. 24 più una 25. Fatte le 25 catenelle ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro, dopodiché vado nella seconda catenella partendo dall'uncinetto e vado a fare il mio punto basso su punto basso, quindi prendo la costina di sinistra del punto basso che ho appena fatto, faccio un altro punto basso che andrà a sostituire il mio primo punto alto. Però, come dico sempre, voi iniziate come siete comode. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto 2 di base, entro nella terza, punto alto. Praticamente la riga numero 1 la faremo in questa maniera: 2 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza catenella utile e faccio il mio punto alto, di nuovo le 2 catenelle e conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella di base, faccio un punto alto, 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza catenella con un punto alto, 2 catenelle, entro nella terza catenella utile con un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nella terza catenella, che è anche l'ultima, e faccio il mio punto alto. La riga numero 1 è così, e la riga numero 2 sarà uguale a questa, quindi entriamo nel punto alto subito sotto, faccio punto basso su punto basso e sarà il mio primo punto alto, 2 catenelle di separazione, vado nel primo punto alto utile, lavoro un punto alto, lavoro i punti come li trovo, dove ho 2 catenelle lavoro 2 catenelle,
Dove ho il punto alto entro e faccio il punto alto. Sono arrivata alla fine, faccio le mie 2 catenelle, vado nell'ultimo punto utile e lavoro il punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro, entro subito qua sotto con un punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto utile e nello stesso punto di base vado a lavorare un ventaglietto di 5 punti alti. Lavorati 5 punti alti nello stesso punto alto di base, mi sposto nel punto alto successivo, quindi salto le catenelle e vado a fare un punto basso. Fatto il mio punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che ho subito dopo, salto le 2 catenelle che sono in mezzo, vado direttamente nel punto alto e vado a fare un ventaglietto di 5 punti alti nello stesso punto di base. Fatti 5 punti alti, mi sposto nel punto alto successivo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado nel prossimo punto alto, quindi qui le catenelle le saltiamo di sana pianta e vado a rifare il mio ventaglietto di 5 punti alti. Mi sposto nel punto alto successivo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che viene dopo e vado a fare i miei 5 punti alti nello stesso punto di base. Fatti i miei 5 punti alti, mi sposto nell'ultimo punto utile con un punto basso. E abbiamo fatto anche la riga numero 3. Ora giro il lavoro e andremo a pareggiare i ventaglietti in questa maniera. Mi sollevo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché faccio 2 catenelle, entro nel punto numero 3, cioè quello centrale, il ventaglietto sottostante, faccio un punto basso. Aggiungo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso, quello che divide i ventaglietti, e faccio un punto alto. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile con un punto basso. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, quello che divide i 2 ventaglietti, faccio un punto alto. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2, 3, mi sposto nel terzo punto utile con un punto basso, faccio le 2 catenelle, e vado nel punto basso che divide i ventaglietti con un punto alto, 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile del ventaglietto con un punto basso, filo sull'uncinetto, 2 catenelle, entro nell'ultimo punto utile e faccio un punto alto. Dopodiché andremo a fare 2 righe di andata e ritorno di punti alti e catenelle in questa maniera. Quindi mi sollevo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, che può essere punto basso su punto basso, 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso più 2 catenelle, come siete abituati. Fatto questo, aggiunte le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, aggiungo le 2 catenelle di separazione, vado nel punto alto e faccio un punto alto. 2 catenelle, vado a cercare il mio punto basso, entro e ci faccio un punto alto.
2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione. Dopodiché andremo a fare una riga di lavorazione uguale e identica. Quindi dove troviamo il punto alto facciamo il punto alto, dove ci sono le catenelle facciamo le catenelle. Ho finito anche questa riga di punto alto 2 catenelle, punto alto 2 catenelle, ora andremo a fare i nostri ventaglietti. Quindi cosa facciamo? Entriamo nel primo punto utile con un punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto alto successivo, faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti, tutti nello stesso punto di base. Fatti 5 punti alti, mi sposto nel punto alto successivo con un punto basso, prendo il filo, vado nel prossimo punto alto utile e vado a fare il mio ventaglietto. Mi sposto nel prossimo punto alto, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto successivo e faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché mi sposto nel prossimo punto alto, faccio un punto basso, vado a cercare il punto alto successivo, vado a farmi il mio ventaglietto di 5 punti alti. Dopodiché mi sposto nell'ultimo punto utile e faccio Dopodiché mi sposto nell'ultimo punto utile, faccio il mio punto basso. Il lavoro da fare è tutto qua. Praticamente adesso riparte dalla riga numero 4 e andremo a ripetere sempre questo motivo. Io per arrivare agli 80-82 centimetri ne ho fatti 20. Arrivati a 80 cm, che è l'esatta metà della mia sciarpa, ho tagliato il filo e sono partita dall'altra parte. Quindi qui facciamo finta che ho raggiunto gli 80 cm, che ho la mia sciarpa, la mia metà sciarpa finita. Quindi cosa faccio? Faccio la catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo e chiudo. Ora giro il mio lavoro col diritto verso di me, in modo che poi dopo tutti i ventaglietti risulteranno dalla parte del diritto. Quindi vado a fare il mio nodino, entro proprio in mezzo, qui in mezzo al punto alto praticamente, in mezzo al punto entro. Vado a fare punto basso su punto basso, o voi quello che siete abituati a fare, aggiungo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto, qui ci sono le 2 gambine del punto, io ci entro in mezzo e faccio un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro in mezzo al punto e faccio il mio punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle, di nuovo 2 catenelle, vado a cercare qui in mezzo le 2 gambine, mi faccio uno spazio ed entro e faccio il punto alto, 2 catenelle, punto alto,
2 catenelle, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Abbiamo fatto la nostra giunta, praticamente non si vede niente. Dopodiché dovrò fare un altro giro di 2 catenelle punto alto, perché dobbiamo lavorare in maniera speculare, quindi quello che abbiamo fatto da una parte lo dobbiamo ripetere nella maniera identica anche dall'altra. Fatta anche la riga numero 2 di catenelle punti alti, vado a fare ventaglietti, quindi punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto alto successivo, vado a fare i miei 5 punti alti nello stesso punto di base. Mi sposto nel punto alto successivo, punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto dopo. Cinque punti alti nello stesso punto di base. Mi sposto nel punto basso, mi sposto nel punto alto, faccio il punto basso, mi sposto nel punto alto successivo e faccio i miei 5 ventaglietti, i miei 5 punti alti. Arrivata alla fine, chiudo la riga con un punto basso, dopodiché salgo e ripeto l'operazione. Salgo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, ripeto l'operazione 2 catenelle, entro nel punto centrale, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso che separa i due ventaglietti, faccio un punto alto, 2 catenelle, entro nel terzo punto alto utile, punto basso, filo sull'uncinetto, 2 catenelle, entro nel punto basso, faccio il punto alto, 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, punto basso, 2 catenelle, entro nel punto basso, filo con un punto alto, 2 catenelle, entro nel terzo punto alto utile del ventaglietto, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, vado a chiudermi con un punto alto nel primo punto alto utile. Abbiamo fatto la riga di preparazione per andare a fare le nostre righe di punto alto 2 catenelle. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Ho finito il campione, come potete vedere resta perfettamente rifinito sia da una parte che dall'altra e la cucitura centrale non si nota per niente. Come vi avevo accennato all'inizio, il punto è davvero tanto semplice, però veramente magari con un filato sfumato perde un pochino, ma con un filato a tinta unita o con le sfumature lunghe veramente è un punto molto bello. E detto questo vi rimando alla sciarpa sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò.
Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.